Ciao a tutti, siete sintonizzati sul canale di Gabbro TV, io sono Gabbro e oggi siamo qui in questo nuovissimo video per parlare del J-22, un aereo di produzione svedese che non differiva poi così tanto da numerosi altri aerei da caccia di produzione, diciamo, di altre potenze occidentali e non. Infatti di per sé l'aereo non è che sia tutta questa grande cosa particolare, però è un aereo di produzione svedese, quindi siccome stiamo facendo la settimana, la Swedish Week, ho deciso di portarvi anche un video su questo velivolo. E che spoiler, non sarà nemmeno l'ultimo velivolo di cui parlerò durante questa settimana. E quindi non perdiamoci più in chiacchiere e buttiamoci direttamente a parlare della storia di questo aeroplano. Allo scoppio della seconda guerra mondiale, l'aeronautica militare svedese, la cosiddetta Flygvapnet, era equipaggiata con i vecchi caccia biplano Gloster Gladiator, chiamati in loco J-8, in gran parte obsoleti. Per ovviare a questo problema, gli svedesi presero in considerazione dapprima l'idea di acquistare dagli americani gli aerei Seversky P-35 e i P-66 Vanguard, anche se, a causa dell'invasione tedesca della Norvegia nel giugno del 40, gli statunitensi misero sotto embargo la vendita di materiale bellico a qualsiasi paese a parte la Gran Bretagna. A causa di questa situazione la Svezia si trovò quindi ben presto con le cosiddette pezzi al culo, per dirla terra, poiché si ritrovava circondata da possibili nemici senza avere in linea degli aerei che fossero competitivi, almeno per l'epoca. L'attenzione svedese si spostò quindi su aerei quali il finlandese VL Mirsky e il sovietico Policarpo V-16, che si rivelarono però insoddisfacenti, e aerei giapponesi come il celebre A6M, ovvero lo Zero, o l'Aichi D3A. Purtroppo per gli svedesi nessuno di questi aerei venne scelto per l'acquisto, poiché, come già detto, i primi due mezzi non soddisfarono i bisogni dell'aeronautica reale svedese, mentre gli ultimi due aerei di produzione nipponica non potevano essere fisicamente consegnati. Alla fine la Svezia optò e riuscì ad acquistare aerei di produzione italiana, come i biplani CR-42 Falco e il Reggiane R2000, che ovviamente fungevano da ripiego provvisorio nel tentativo di acquisire velivoli più prestanti. Una cosa importante da specificare però è che la Svezia non era propriamente a corto di aerei, poiché la famosa azienda Saab all'epoca lavorava a pieno regime per la produzione di bombardieri di produzione locale come il monomotore Saab 17 e il bimotore Saab 18. Lavorare a pieno regime per la Saab significava però che non c'era spazio né tempo per cominciare a produrre un altro tipo di aereo concettualmente diverso dai bombardieri. Di conseguenza venne fondata una nuova azienda adibita proprio a produrre il nuovo caccia, che venne chiamata Kungliga Flygforvaltningens Flygverkstad i Stoccolm, che nel mio svedese, che sarà sicuramente sbagliato, fabbrica aeronautica di aerei dell'amministrazione aerea di Stoccolma. E sì, nel caso ve lo steste chiedendo, per pronunciare il nome di questa industria ho dovuto tagliare pezzo per pezzo ogni parola che componeva il suo nome, perché sennò tutto per intero non ce la potevo fare. Me ne vergogno un pochettino, però ragazzi, era un nome veramente impronunciabile. Ma tornando a noi, dopo l'apertura delle fabbriche vennero decisi nel corso del tempo i pezzi che avrebbero costituito il mezzo, che andremo a vedere nella sezione caratteristiche, e il primo test di volo avvenne per la prima volta il 20 settembre 1942 nell'aeroporto di Bromma, ovvero il luogo dove si trovava anche la fabbrica produttrice. Il J-22 finalmente entrò in servizio l'anno successivo, anche se le consegne terminarono col 198esimo aereo consegnato nel 1946, quindi addirittura un anno dopo la fine del secondo conflitto mondiale. Il J-22 fu un aereo monoplano con cellula costruita in acciaio e compensato, con una disposizione delle ali e della fusoliera molto simile in realtà a tanti suoi competitor stranieri, avente un motore copiato e prodotto spudoratamente dai Pratt & Whitney R1830 Twin Wasp senza però pagare la relativa licenza, anche se poi fu pagata dopo la guerra, e le sue dimensioni erano quelle di un classico aereo da caccia di quel periodo. Abbiamo infatti una lunghezza di 7,8 metri, un'apertura alare di 10 metri, un'altezza di 3,6 metri, un peso a vuoto di 2000 kg e a pieno carico di 2800 kg, e il suo motore era raffreddato ad aria e poteva sprigionare una potenza di 1050 cavalli a 2700 giri al minuto, il che gli permetteva di raggiungere una velocità massima di 575 km/h con un'autonomia di circa 1270 km. Furono prodotte nel corso degli anni vari modelli di J-22 che differivano per peso, armamento e prestazioni generali, anche se queste differenze non erano poi così tanto nette. Come primo modello, ad esempio,
esempio abbiamo il cosiddetto J-22A, prodotto in 141 esemplari e che era armato con 2 mitragliatrici da 8 mm e altre 2 più pesanti da 13,2 mm. Poi abbiamo il J-22B, prodotto in 57 esemplari e armato stavolta con 4 mitragliatrici tutte da 13,2 mm, per poi infine passare all'ultimo modello, ovvero l'S-22, prodotto solo in 9 esemplari, che erano pensati principalmente per il ruolo da ricognitori, in quanto erano equipaggiati con una telecamera SKA4 o, se volete, SK4 installata sulla coda. Per quanto riguarda il suo impiego operativo, da quello che sappiamo il J-22 fu molto apprezzato in realtà dai piloti svedesi grazie alla sua estrema mobilità, alla reattività dei comandi e alle sue prestazioni. Pensate che addirittura nelle fasi di decollo c'era il rischio di cominciare a driftare con l'aereo se per caso non si teneva il timone di coda bloccato in posizione fissa, e ciò ovviamente, per quanto potenzialmente fosse una figata da vedere, era ovviamente molto pericoloso, anche perché l'aereo ovviamente non era progettato per emulare Tokyo Drift. Piccola nota, dovete sapere che a causa dell'ottima velocità di oltre 500 km/h che il J-22, come già detto, poteva raggiungere, la maggior parte dei media svedesi classificarono questo mezzo come aereo più veloce del mondo, anche se questa cosa fu riportata, ripeto, solo nei giornali svedesi, e si rivelò una bufala colossale, in quanto il mezzo sì era veloce, ma era paragonabile ai primi modelli di Spitfire che, come sapete, nel corso della seconda guerra mondiale vennero migliorati e potenziati sempre di più fino all'ultimo giorno di guerra e anche oltre. Il J-22, secondo quanto sappiamo, era anche molto facile da manutenere e persino molto bello da manovrare. Nella versione inglese della pagina di Wikipedia, infatti, si può leggere una piccola nota scritta da un pilota svedese, tale Ove Müller Hansen, che vi ho tradotto a grandi linee e che cita: "Questo è stato uno degli aerei più belli su cui abbia mai volato. La reattività dei controlli e la manovrabilità generale sono state eccezionalmente piacevoli. Non era un caccia ad alta quota, ma fino a circa 5.000 metri poteva reggere molto bene. Abbiamo simulato dei finti scontri con i P-51 Mustang, i quali non sono riusciti a raggiungerci al di sotto dei 4.000 metri. Tuttavia, se il combattimento si spostava più in alto, dovevamo stare molto attenti. Ad altitudini superiori a 6.000 metri era decisamente lento e a 9.000 metri le sue prestazioni erano di molto inferiori. Gli stalli di solito non erano un problema. Se tirassi davvero forte in curva, prima o poi si ribalterebbe sulla schiena." In quest'ultima frase, per chi non avesse capito, penso che il pilota si riferisse a quando fa girare l'aereo sul suo stesso asse. Per virare poteva capitare che questo, diciamo, si ribaltasse, ecco, sulla schiena, rimanendo quindi a pancia in su, se non ho capito male. La prima versione, la 22A, non aveva molta potenza di fuoco, ma la 22B era migliore. Il J-22, ovviamente, data la neutralità della Svezia nel secondo conflitto mondiale, come ben sapete, non fu esportato né partecipò mai a veri dogfight e fu ritirato nel 1952. Tuttavia furono conservati 3 esemplari restaurati. I primi 2 sono di proprietà del Museo Aeronautico Militare Svedese, situato a Malmen, mentre il terzo appartiene a Svedinoes Biloch Flygsmuseum, che tradotto dallo svedese, almeno da quanto ho potuto capire, significa Museo dell'Automobile e dell'Aviazione Svedese, situato a Uglarp, che è attualmente in fase di ripristino delle condizioni di volo da parte di una società francese. E quindi, detto questo, io penso che il video si possa effettivamente concludere qua. Io, come sempre, spero veramente vi sia piaciuto, spero che questo mezzo vi abbia quantomeno interessato. Ragazzi, in realtà è un caccia come tutti gli altri, solo che la cosa che cambia è che è di produzione svedese, e questo vi dimostra ancora una volta quanto la Svezia, nonostante sia rimasta neutrale sia durante la seconda guerra mondiale sia durante la guerra fredda, non ha perso occasione di produrre comunque velivoli e veicoli di qualità. Questo caccia sicuramente non era niente di speciale paragonato alle forze alleate, ma ad esempio confrontandolo con i nostri caccia aveva quel qualcosa in più. Di certo non era prodotto in grandissimi numeri, e qua diciamo tra Svezia e Italia siamo molto simili, ma ciò non toglie che paragonandolo con gli aerei che utilizzammo maggiormente durante la seconda guerra mondiale era sicuramente qualche spanna sopra. Volendolo si potrebbe paragonare al nostro C202, anche se secondo me è un paragone azzardato, ma non mi voglio soffermare troppo su questa cosa perché creerebbe delle faide allucinanti nei commenti. Detto questo, quindi io come sempre vi ricordo di mettere like, di commentare, di condividere il video con i vostri amici, parenti, cugini e così via. Vi ricordo, cosa molto importante, di attivare la campanella per non perdervi le notifiche, e noi come sempre ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!